Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a provare una nuova tenda che gentilmente la Pomoli mi ha mandato per testarla, la Stove Hunt 70. Insieme alla tenda mi ha fornito anche la paleria, anche se potrebbe essere sostituita con i classici bacchettini da trekking, per capirci. Andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno della sacca e poi vi dico un po' di caratteristiche tecniche. Come vedete oggi l'ambientazione è strettamente invernale, infatti se notate qua c'è anche un po' di neve, sono a circa 1000 metri, non ho voluto strafare per essere un po' più agevolato, diciamo, nella recensione. Premetto che questa tenda è riscaldata, quindi ha lo spazio per una stufa interna, ed è una 4 stagioni proprio perché è riscaldata. Infatti abbiamo qui subito la nostra finestrella a velcro per passare il tubo della stufa. Questo è il telo della tenda e in più ci dovrebbe essere anche, ci sono i picchetti e dei tiranti in più, picchetti a sezione esagonale, dovrebbero essere un po' più robusti rispetto a quelli a sezione tonda, in alluminio, quindi abbastanza leggeri. Comunque ce n'è veramente tanti, quindi magari se volete qualcuno lo potete levare. Come vedete la tenda è molto semplice perché ha soltanto un monotelo e 4 pali, 4 aste, e io andrei subito a montarla là e vedere un po' come si comporta. Prima cosa da fare è stenderla a una base rettangolare e mettete i 4 picchetti ai 4 lati principali. Adesso con la nostra paleria che è molto semplice anche questa da aprire perché c'è un elastico all'interno, tiriamo su la tenda. Ce ne vuole 2, una da un lato perché questa non è autoportante. Adesso che abbiamo messo i 2 pali la possiamo tensionare per far sì che rimanga in piedi. Iniziamo a tensionarla con i suoi lacci molto semplicemente e lo facciamo per ogni angolo. Ovviamente ogni laccio ha il suo tensionatore, quindi potrete giostrare la tensione tramite questo fermo qua. Procediamo al montaggio e poi vi aggiorno. Ed ecco qua la nostra tenda montata. La cosa particolare di questa tenda è che tramite queste cerniere è possibile creare una veranda, la seconda veranda per la stufa. L'interno, ovviamente, i picchetti sono, se volete fermarla, ancorarla al terreno in maniera migliore, vengono forniti anche altri picchetti, quindi non ci sono problemi. Ogni cavo di tensionatore ha il suo tirante già installato, sono già tutti pronti, sia quelli a terra che quelli portanti. Qua sono presenti altri piccoli ganci per tenere completamente arrotolato la veranda. La veranda principale non è indispensabile, nel senso, se non la volete la chiudete, ci sono le zip e il velcro e quindi diventa una tenda classica. Qua
ci sono tutte le accortezze per la condensa interna. Ovviamente è un monotelo, quindi un po' di condensa la farà sempre, però se seguite le istruzioni e i consigli della Pomoli la condensa verrà ridotta notevolmente, soprattutto per quella fessura là. Ci sono delle accortezze per la pioggia e la condensa che vanno un po' rispettate. Qua ovviamente c'è la nostra zanzariera, che qui con le nostre zip che potete chiudere. Cosa particolare è questa funzione di avere 3 zip per una porta. Che vuol dire? Potete aprire anche solo metà porta, vedete? E da qua potrete entrare dentro. Gancio per la lanterna interna per avere un po' di luce la notte, e porta smartphone, portafoglio, tutto quello che avete in tasca lo mettete lì a portata di mano. Mi piace molto perché a questa sezione triangolare e proprio davanti alla porta c'è la stufa, quindi la notte la situazione sarà abbastanza riscaldata, diciamo. Ovviamente la porta è anche di qua, le cuciture sono tutte nastrate, quindi a tenuta di pioggia. L'unica accortezza che bisogna avere durante le giornate di pioggia è questa finestrella qua di areazione da regolare bene, perché l'acqua che rimbalza sul terreno, ho visto in alcuni video, che può dar fastidio. C'è lo spazio per la canna fumaria della nostra stufa. Faccio subito vedere anche queste a stacco, quindi con le sue clip per fermarlo. Ora che l'abbiamo montata vi dico un po' di caratteristiche principali. Come ho già detto, si possono usare anche i bastoncini a passeggio o da trekking al posto della paleria. In un'escursione tipica bastano 2 pali e la veranda la chiudete. Il tessuto è in poliestere ripstop da 70D che può sostenere fino a 2500 ml d'acqua, quindi questa è l'impermeabilità. È una tenda per 1 o 2 persone al massimo, compresa la stufa a legna. Non ha le gonne da neve, quindi non potrete ancorarla a terra utilizzando anche la neve, però vabbè. Porte 3, quindi una a sinistra, una nel mezzo e una a destra. La zona notte dove potrete mettere il vostro materassino è di 3,3 metri quadri, altezza massima 130 cm e un peso di 2,6 kg. Le dimensioni da chiusa sono 50 x 16 x 16 cm. Come tenda, anche se non è un'autoportante, però per le nostre sessioni di, diciamo, bushcraft o trekking giornaliero sono più che sufficienti. Ovviamente io non ho messo tutti i tiranti, ma ne ha veramente tanti per avere un ancoraggio eccezionale al terreno. Ovviamente oggi non tira vento, la giornata è mite, quindi non ho usato tutti i picchetti, ecco. Adesso vi faccio vedere come ci sta la stufa, quindi montiamo la nostra piccola stufetta. C'è da dire che dormire in una tenda con una piccola stufa accesa la notte è parecchio suggestivo, sì. E vi assicuro che fa parecchio caldo perché, come vedete, la neve intorno si sta sciogliendo. Io spero che questo video vi sia piaciuto. La tenda è molto valida, ho letto che ne è uscita una seconda versione migliorata. Io vi lascio tutti i link in descrizione dove poter trovare altre informazioni. Come sempre io dico quello che penso perché non mi pagano per fare le recensioni e testare gli oggetti, quindi se non è un prodotto valido io ve lo dico. L'unica cosa, se dovete comprarla, è prendere la versione aggiornata. Quello potete mandargli direttamente un'email all'azienda e vi risponderà. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, per qualunque cosa scrivetemi le vostre domande nei commenti
Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.